Da tempo i rapporti tra Russia e Ucraina sono tutt'altro che facili. Nel Novecento prima e nel nuovo millennio poi, il gigante russo ha sempre dimostrato grande interesse nei confronti della terra ucraina. Come tutti sappiamo, le tensioni tra le due nazioni si sono acuite nel 2014, quando la Russia ha annesso la penisola della Crimea. L'azione russa in quel frangente dimostrò prontezza, velocità e disciplina nelle operazioni. In Crimea i russi adottarono la maskirovka, l'arte dell'inganno. Confusi, gli ucraini occidentali reagirono lentamente, e ciò permise ai russi di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ma la situazione oggi qual è? Come mai il Cremlino mette 100.000 uomini sul confine con l'Ucraina? Partiamo dal presupposto che la Russia si sente in grande difficoltà. Si sente minacciata dalla NATO, che vuole acquisire sempre più paesi dell'ex blocco sovietico. La Russia si sente quindi circondata, soffocata. E le nazioni, quando si tratta di sicurezza, diventano paranoiche. Anche per questo Putin ha ammassato così tante truppe sul confine con l'Ucraina. Senza dubbio un atto di forza, un'azione deterrente, ma se fosse qualcosa di più? Proviamo ad immaginare come potrebbe avere luogo un'invasione russa dell'Ucraina. Anche se invadere la Russia, la storia lo dimostra, è un qualcosa di arduo e molto difficile da realizzare, la Russia attualmente ha disperato bisogno di profondità strategica. In quest'ottica l'invasione dell'Ucraina orientale sarebbe un'ottima mossa. La parte orientale del paese è più ricca di quella occidentale. Inoltre l'est dell'Ucraina è vicino alla Russia per lingue ed usanze. L'invasione sarebbe un gesto estremo, disperato quasi, ma nell'ottica di Mosca potrebbe lanciare un grande segnale di forza agli Stati Uniti e mettere al loro posto i paesi dell'Unione Europea. Per Washington sarebbe difficile rispondere a un'azione del genere, dal momento che il focus primario americano è nel Pacifico, in ottica anticinese. Inoltre, la NATO è un'unione di paesi con visioni e obiettivi politici molto diversi. In guerra, lo abbiamo visto nel video su Austerlitz, questo può rivelarsi molto sconveniente. Di contro la Russia è una, certamente, ma non può sostenere il peso di un conflitto prolungato. Un paese così vasto, con grandi confini da presidiare, un impero per forza di cose, non può permettersi una guerra di larga durata. Per questo motivo i russi potrebbero attuare lo stesso modus operandi attuato in Crimea, ovviamente questa volta più in grande. Serve una manovra decisa, veloce e imprevedibile, qualcosa che faccia desistere i governi europei dall'aiutare Kiev e faccia crollare ogni speranza di resistenza agli ucraini. Azioni di copertura nei pressi del Donbass potrebbero costituire la prima parte delle operazioni. Ammassare uomini e mezzi nella zona potrebbe attirare diverse forze ucraine, ribelli e convenzionali. Fatto ciò, Mosca potrebbe lanciare un attacco alle spalle delle forze avversarie, chiudendole in una sacca e quindi sperando di obbligarle ad arrendersi senza combattere. La manovra sarebbe poi collegata da un'azione dalla Crimea. Questo sarebbe uno scenario possibile e preferibile per Mosca. La storia ci insegna però che la guerra non è decisa solamente dal campo di battaglia. I russi hanno dimostrato di essere molto attenti ad ogni dimensione del campo di battaglia moderno. La dimensione informatica è una di queste. Mosca, per un'azione simile, impiegherebbe tutti gli assetti possibili per confondere e rallentare Ucraina e Occidente. Anche così questa azione avrebbe diverse incognite. Del resto questo è il mondo di chi governa uomini e nazioni. Voi come la pensate a riguardo? Ritenete possibile un'invasione russa dell'Ucraina? E se sì, come si potrebbe verificare? Seguitemi su tutti i social, link in descrizione. Ci vediamo alla prossima battaglia. Un saluto.